Buon anno a tutti e bentornati su Manderlice. Io sono Stefania. Apriamo l'anno nuovo con un argomento che ho accennato svariate volte in molti video, lo Yin e lo Yang, rappresentato dal Taiji Tuo, due metà opposte ma in realtà complementari, interconnesse e interdipendenti nel mondo naturale. Due concetti che insieme rappresentano la necessità di equilibrio tramite l'opposto e il cambiamento. Nessuno dei due è più forte dell'altro ed entrambi sono necessari in egual misura per conseguire l'armonia. Prima di entrare nel vivo di questo affascinante argomento, per comprenderlo meglio, partiamo da una delle più famose leggende cinesi della creazione, il mito di Pangu. In origine l'universo era vuoto, privo di vita e di alcunché, e al suo centro c'era unicamente un'enorme entità a forma d'uovo. Al suo interno le forze opposte dello Yin e dello Yang erano in gran tumulto, un caos furibondo e primordiale, che nel corso del tempo diede origine al primo essere vivente, un gigante ricoperto di folto pelo e dalle lunghe corna, chiamato Pangu. Ma nonostante la separazione delle energie, Pangu temeva che un giorno si sarebbero potute riunire e richiudersi nell'uovo originale. Così stese gambe e braccia e si frappose tra le due tenendole strenuamente separate. Per ogni giorno di sforzi il cielo si innalzava di 3 metri, la terra si espandeva di 3 metri sotto di lui e Pangu stesso cresceva di 3 metri per adeguarsi al mondo sempre più grande che doveva tenere a bada. In questa impresa titanica fortunatamente non fu solo. La tartaruga, il cilin, la fenice e il drago vennero in suo soccorso e per 18.000 anni collaborarono finché cielo e terra finalmente si stabilizzarono. Solo allora esausto Pangu poté distendersi e riposare. Il momento della sua morte coincide in realtà con la vera creazione. Esalando il suo ultimo respiro, Pangu crea venti e nuvole. La sua voce è il tuono. Il suo occhio sinistro rifulge come il sole. Il destro splende come la luna. Gli innumerevoli capelli e la barba si tramutano in stelle. I giganteschi arti, mani e piedi sono montagne. Il suo sangue dà origine ai fiumi. La sua pelle alle distese erbose e i peli del suo corpo alla vegetazione. Le sue ossa alle gemme e i minerali come denti e unghie ai metalli. Il sudore a lungo versato è la pioggia che di lì in poi sarebbe caduta sul mondo. Secondo alcune versioni, le pulci nel pelo di Pangu divennero gli esseri umani. Io personalmente preferisco quelle secondo cui gli esseri umani sono lo spirito del gigante, tante scintille della stessa fiamma, l'essenza della materia. Pangu era quindi l'amalgama di Yin e Yang in equilibrio perfetto. Quindi, cosa rappresentano esattamente Yin e Yang? Yin e Yang rappresentano la dualità, l'idea che due caratteristiche opposte possano esistere in armonia e completarsi a vicenda. Nel Taiji Tu, il simbolo dello Yin e dello Yang, lo Yin è la parte nera, mentre lo Yang è quella bianca. Come abbiamo visto nel mito di Pangu, rappresentano l'interconnessione di cielo, terra e di tutto ciò che sta nel mezzo, ossia l'intero creato del mondo, in particolare del mondo naturale. La tradizione accorda alla natura femminile tutto ciò che è Yin e alla natura maschile tutto ciò che è Yang. Yin è freddo, oscuro, umido e inerte. Yang è caldo, chiaro, secco e in movimento. Ad una prima occhiata, Yin può suonare negativo e Yang positivo, ma queste sono connotazioni relative con forti radici culturali. Non c'è male, non c'è bene, tutto si equivale, si bilancia.
Yin e Yang non sono nettamente divisi. Nel Taiji Tu la linea di demarcazione è una morbida S, poiché essi fluiscono costantemente l'uno verso l'altro. Quando lo Yang si gonfia, lo Yin si contrae e ugualmente accade a parti inverse. Dove sono in equilibrio paritario si sviluppa l'armonia. All'interno dei due segmenti opposti c'è inoltre un piccolo cerchio dell'altro colore per sottolineare l'interconnessione, ma soprattutto che nulla è assoluto. Anche nello Yin più puro c'è un po' di Yang e viceversa. Nell'osservare il Taiji Tu dobbiamo prestare attenzione anche a ciò che lo circonda. Lo Yin e lo Yang sono solo quello che possiamo vedere, quello che conosciamo, mentre all'esterno del simbolo, l'invisibile, è l'ignoto, tutto ciò che non comprendiamo. Le leggi che regolano le relazioni tra Yin e Yang sono 4. Yin e Yang sono forze opposte e complementari, si respingono e si attraggono. Se pensiamo agli stati dell'acqua, lo Yin è ghiaccio, duro e freddo. Lo Yang è vapore, caldo e impalpabile. Estremi opposti che se congiunti fanno tornare l'acqua al suo stato naturale. Uno non può esistere senza l'altro, così come non può esistere il movimento senza il riposo o l'ombra senza la luce. Sia lo Yin che lo Yang devono sempre essere presenti e uno non è mai superiore all'altro. Lo scenario ideale è che lo Yin e lo Yang siano perfettamente bilanciati e che ciascuno abbia una parte uguale del tutto. Quando questo accade c'è armonia e uguaglianza nel mondo. Più cresce lo Yin, tanto diminuisce lo Yang e viceversa, ma la loro quantità totale resta invariata. In costante ricerca dell'equilibrio, un elemento consuma e indebolisce l'altro. Sebbene il Taiji Tu sia un simbolo statico, dovremmo in realtà immaginarlo in continua rotazione e con i due segmenti che fluiscono perpetuamente l'uno nell'altro. È un continuo cambiamento, mutazione, evoluzione, come il ciclo del giorno e della notte o il mutare delle stagioni. Anche se fin qui si è trattato di un discorso molto filosofico, Yin e Yang sono tutt'altro che concetti unicamente astratti nella cultura cinese e più in generale di tutta l'Asia. I suoi principi sono applicati quotidianamente negli ambiti più svariati, ma per darvi alcuni esempi pratici. Nella medicina tradizionale cinese si ritiene che il corpo sia sano quando Yin e Yang sono in equilibrio. Diversi fattori come la dieta, lo stress e l'inquinamento possono entrare nel corpo e far prevalere un elemento sull'altro. Quando ciò accade, la persona si ammala perché il suo corpo non è più in armonia. Il medico deve stabilire quale dei due è diventato dominante e lavorare per ripristinare l'equilibrio. Molti tipi di arti marziali tradizionali, come il Tai Chi Chuan, abbreviato Tai Chi, fanno uso dello Yin e dello Yang. L'equilibrio è fondamentale tanto nei semplici esercizi che nei combattimenti veri e propri. In base alle situazioni bisogna comprendere sia il movimento che la quiete, la rigidità e la morbidezza, quando attaccare e quando difendersi. Feng Shui. Il Feng Shui è una pratica che risale all'antica Cina e che utilizzava l'idea delle forze energetiche per prendere molte decisioni, tra cui l'orientamento di mobili e edifici, da cui deriva il suo uso moderno come linea guida per la progettazione di interni. Secondo il Feng Shui esistono forze invisibili, note come Qi, che legano la Terra, le persone e l'universo. Lo Yin e lo Yang fanno parte di queste forze e per avere un Feng Shui corretto gli edifici dovrebbero essere costruiti e allineati secondo questi campi di forza, in modo da raggiungere anche qui il perfetto equilibrio. Siamo giunti anche oggi al termine del video, tantissimi auguri di buon anno ancora e come sempre, grazie per il tuo tempo e alla prossima!